Una delle frasi che sento maggiormente ogni giorno è: Domenico, lui mi ha lasciata. Come mi comporto? Cosa faccio? Posso riconquistarlo? Ebbene sì, prima devo dirti una serie di cose in questo video che ti saranno molto ma molto utili. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti a questo canale, così ogni volta che pubblicherò nuovi video potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, tuffiamoci subito nell'argomento di oggi e cerchiamo di capire da subito alcune cose fondamentali. Ok, lui ti ha lasciata. La prima cosa che dobbiamo considerare e il primo errore da evitare è quello di tuffarsi a capofitto cercando una strategia ideale per poterlo riportare indietro. Questo nel corso appunto, degli ultimi 10 anni, ormai ho seguito all'incirca 17-18 mila persone, si è dimostrato fallimentare perché le persone entrano nell'ottica di dover fare X azioni per ottenere Y risultati. Significa, se io faccio così, lui torna indietro. Se faccio quest'altra cosa, aumento le mie probabilità di riconquista. Non funziona così. Quello che invece mi sono accorto funzionare bene in questi anni con risultati concreti, quindi persone che hanno ottenuto il risultato sperato, sono tornati insieme al proprio ex, è dialogare con le emozioni, con le tue emozioni e con le sue emozioni. Questa è una premessa doverosa che oggi dovevo farti prima di dirti alcune cose importanti. Quindi iniziamo subito col primo passo da mettere in atto. Anche se può sembrarti banale, la prima cosa in assoluto da fare è fermarti un momento e chiederti cosa provi adesso. Proprio questa domanda: cosa provo in questo momento? Se ti va, metti il video in pausa, ok? Un attimino, prendi carta e penna e inizi a scrivere cosa provi in questo esatto momento. Nel momento in cui stai guardando questo video, cosa provi? Rabbia? Provi delusione? Provi tristezza? Ansia? Angoscia? Ti senti bene? Quindi chiediti come ti senti in questo preciso momento e scrivilo su questo foglio di carta. Scrivi: in questo momento mi sento triste. Mi sento triste per questo motivo. Quindi dai un nome alla tua emozione e scrivi il perché. Bene? Questo può sembrare banale, ma è il primo passaggio fondamentale per comunque iniziare a dialogare con queste emozioni ed aprirti una strada concreta per riconquistare il tuo ex. Bene, una volta che hai definito cosa stai provando, ok, quindi hai dato un nome a queste emozioni, hai scritto anche il perché le provi, è il momento di iniziare proprio a dialogare con queste emozioni. Quindi sempre su questo foglio di carta inizierai a dialogare con loro. Quindi paura, cosa hai da dirmi? Tristezza, cosa ti aspetti da me? Rabbia, cosa mi stai comunicando? Delusione, lo sai che voglio conoscerti meglio, cosa hai da dirmi? Ecco, potrebbe sembrare ridicolo, ma in realtà non lo è. Chi ci ha provato, chi veramente ci ha creduto, ha ottenuto risultati concreti. Quindi quello che io ti chiedo è proprio di iniziare un dialogo profondo con queste emozioni. Ormai hai stabilito quali sono, ora è il momento proprio di dialogare con loro. Fallo giornalmente, fallo per un po' di giorni, anche qualche settimana. E fidati, il risultato non tarderà ad arrivare. Quindi inizia questo dialogo, ascolta cosa hanno da dirti. Poi magari ribatti tu nuovamente, dici sì, sappi paura che io comunque in questo momento sto vivendo qualcosa di brutto e non mi sento bene. Allora la paura ti dovrà dire qualcosa. E poi a sua volta dialogherai con la tristezza. Ecco, questo dialogo dovrà essere continuo e soprattutto accogliente. Attenzione, segna questa parola. Il dialogo dovrà essere accogliente. Tutto ciò
che scriverai, tutto il dialogo che scriverai su questo foglio, dovrai prima di tutto accoglierlo, perché stai parlando con parti fondamentali di te. La paura, la tristezza, la rabbia, la delusione sono parti di te, non sono situazioni esterne che sono arrivate. Nessuno ti ha portato la rabbia, anche se il tuo ex ti ha lasciata. Non ti ha portato un pacchetto davanti casa dove dentro c'era scritto rabbia per Francesca, rabbia per Maria, eccetera, eccetera. No. Queste emozioni fanno parte di te, quindi inizia a dialogare con loro, così ci incanaliamo subito verso la strada migliore per riconquistarlo, appunto. Il terzo passaggio, che comunque è il passaggio fondamentale, perché hai costruito questo set emozionale, quindi sai quali emozioni stai provando, hai iniziato a dialogare con loro, quindi lo stai facendo da un po' di giorni, quindi ti chiedo anche di aspettare un po' di tempo prima di mettere a punto quello che ti sto per dire. Quindi hai iniziato a dialogare con queste emozioni, hai scritto, ti sei confrontata con loro, siete entrati in armonia, soprattutto tu sei entrata in un nuovo contesto armonico, chiamiamolo così, che ti mette nella condizione di poter trasportare queste tue nuove emozioni verso il tuo ex, ok? Chiaramente ora dovrai far provare a lui queste tue nuove emozioni. Ora, mi dirai, Domenico, e se non ne vuol sapere nulla di me, come mi comporto? Ecco, io penso che sia arrivato il momento, dopo aver seguito i primi due passaggi, di, in un certo senso, parlare alle sue emozioni, perché ora ha dialogato con le tue emozioni. È arrivato il momento di dialogare con le sue emozioni, con le emozioni del tuo ex. Ora sai anche come farlo. Quindi banalmente, invece di chiedergli perché mi ha lasciato, che è una domanda che non produce nessun effetto positivo, quello che puoi chiedergli è come ti fa sentire questa cosa? Ora, come stai vivendo la tua vita? Quali sono le tue emozioni? Cosa provi in questo momento? Magari lo rincontri, no? Lui magari ti guarda in un certo modo e tu dici cosa provi in questo momento? Io leggo nei tuoi occhi che c'è qualcosa. Cos'è questo sentimento? Ecco, anche se il sentimento può essere di indifferenza, di rabbia, di quello che preferisci, in realtà è un'emozione e lui la sta portando a galla perché tu sei stata brava a farla emergere. Quindi l'obiettivo del terzo passaggio è quello di dialogare alle sue emozioni, perché con le tue stai già parlando, sei già entrata in sintonia, ok? Ti posso garantire che in questi 10 anni di lavoro, di duro lavoro che ho portato avanti anche di ricerca, perché non mi fermo mai e cerco sempre di scoprire cosa c'è dietro a cosa sostanzialmente, pur di far raggiungere alle persone risultati importanti come crescita personale e insieme all'altra persona, la persona che vogliono riconquistare, sedurre, oppure il problema di coppia che vogliono superare. Ecco, quello che io ti dico oggi, con grande consapevolezza, è che le emozioni sono l'ago della bilancia, sono il fulcro di qualsiasi tipo di rapporto, non per forza rapporto di coppia, qualsiasi tipo di rapporto. Le emozioni hanno la forza di muovere anche le montagne, se incanalate nel modo giusto. Quindi quello che io ti ho insegnato in questo video è proprio di incanalare le emozioni nel modo giusto. Ora, se ti fa piacere, ti chiedo di guardare altri video gratuiti che ho realizzato su questo canale. Se vuoi metterti in contatto con me, scrivi al sito domenicoiapello.com, ci sarà il modulo contatti e potrai comunque confrontarti con me sulla tua specifica situazione. Inoltre ti chiedo di lasciare un like se ti è piaciuto il video e di scrivere nei commenti cosa ne pensi o se vuoi che io realizzi un video specifico per la tua situazione. Detto questo, grazie ancora di vero cuore per avermi ascoltato fin qui, per la pazienza e al prossimo video. Ciao!